volevo sapere se considererebbe legittimo l'attacco in Iran a Teheran del Presidente Trump, visto che ne ha parlato il Presidente Trump, e se è d'accordo con Crosetto che parla di una barzelletta, l'invio di 15 soldati in Groenlandia, quindi una barzelletta che lo facciano anche gli alleati, suppongo. Guardi, sul tema della Groenlandia vi ho già risposto, cioè io ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell'ambito diciamo del dialogo all'interno dell'Alleanza Atlantica, cioè la Groenlandia va considerato territorio, diciamo così, di responsabilità della NATO. La questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che diciamo, il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma credo che quello però sia l'ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda insomma, la nostra presenza. Voi avete visto che l'Italia ha presentato una sua strategia per l'Artico, perché anche noi comprendiamo ovviamente quanto sia strategico e quanto sia importante. Io ho già proposto che se ne discuta all'interno della NATO. Avete visto che il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato sia la premier danese sia il primo ministro della Groenlandia, e quindi credo che questo diciamo, organizzato l'incontro, e quindi penso che quello sia insomma il ragionamento che va fatto. Per quello che riguarda l'Iran, guardi, io penso che noi dobbiamo lavorare per una de-escalation, è quello che l'Italia continua a fare. Ne ho parlato tra l'altro anche con il sultano dell'Oman, che come sapete ha avuto un ruolo con noi molto importante nelle negoziazioni. Chiaramente voglio ribadire la mia solidarietà nei confronti del popolo iraniano e delle persone che legittimamente manifestano per i propri diritti, per un futuro migliore. Non credo che diciamo, manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita, e quindi ovviamente condanniamo la repressione, condanniamo le uccisioni da parte del regime iraniano, chiediamo all'Iran di garantire l'incolumità dei cittadini che vogliono manifestare, ma stiamo lavorando per una de-escalation e per cercare di tornare su negoziazioni che possano risolvere soprattutto quello che riguarda il tema del dossier nucleare. Soltanto per precisare quel passaggio di prima sulla Groenlandia e la NATO, cioè quindi lei ci spiegava che sostanzialmente l'Italia sarebbe disponibile eventualmente a mandare soldati soltanto all'interno di un rafforzamento di una missione NATO o comunque di una missione NATO per proteggere l'isola, capisco bene? Ma guardi, sì, ma io penso che anche quello che stanno facendo gli altri paesi europei vada letto in questo contesto, cioè nel senso non farei l'errore francamente, Tommaso, di diciamo leggerla come una volontà, come posso dire, divisiva. La NATO ha già scritto nei propri documenti che oggi l'Artico è strategico, quindi sta già rispondendo a una domanda politica di un problema che esiste. Quindi gli alleati stanno ragionando all'interno di questo contesto, e io ritengo che diciamo, il dibattito vada fatto all'interno della NATO anche per cercare diciamo, di non muoversi in ordine sparso, no? Cioè di dare un senso a quello che si sta facendo. Quindi, ripeto, io non lo leggerei come, non so come spiegarlo, divisivo nel rapporto con i nostri alleati americani. Lo leggerei come una risposta rispetto a una preoccupazione che gli americani hanno e una capacità dei paesi dell'Unione Europea di assumersi le proprie responsabilità. Ricollegandomi a quello che diceva lei, esiste un trattato fra la Danimarca e gli Stati Uniti del 1951 che autorizza gli Stati Uniti a mettere più di una base, quindi anche su un piano concordato con il governo danese e anche in un ambito NATO. Non ci sarebbe nessun problema nel raddoppiare, triplicare. E allora perché Trump continua però a minacciare? Beh, i metodi diciamo assertivi del presidente americano li conosciamo, dopodiché io vi ho detto quello che penso. Credo che questo sia un modo per segnalare con maggiore forza una problematica che c'è, perché al di là di quello che prevedono i trattati, Galluzzo, siamo onesti, negli ultimi anni forse c'è stata una sottovalutazione, no, della strategicità di un'area che con lo scioglimento dei ghiacci diventa particolarmente importante, no? Quindi io credo che il tema serva a segnalare che bisogna, si direbbe in gergo step up, no? Che bisogna un po' elevare, alzare, rafforzare il proprio impegno, la propria attenzione. Ma vi ho sempre detto, e sono convinta di questo, che io
considero molto difficile, ecco, un intervento di terra, diciamo, militare sul tema della Groenlandia. Io credo che la questione sia politica e credo che politicamente verrà risolta, e verrà risolta chiaramente anche, secondo me, anche con un impegno maggiore di tutti gli alleati su un'area che è strategica per tutti, e non lo è solo per gli Stati Uniti, lo è anche per noi, lo è anche per l'Europa, forse non voglio dire di più, ma insomma quasi allo stesso livello. E quindi si parla e si risolvono le questioni, ma io credo, ripeto, che la questione sia molto politica, al di là, ecco, dei toni che si utilizzano. Qual è il modo per l'Italia di rimanere protagonista in questa parte del mondo all'interno di questa nuova K-pop diplomacy? E poi lei, quando sta a Tokyo, usa le bacchette a tavola? Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come usavo le bacchette, perché dice che ero brava, diceva che era brava a farlo. Guardi, io penso che noi dobbiamo sempre solo essere noi stessi, portatori della nostra identità, capaci diciamo, di essere aperti, capaci anche, insomma, di tirare fuori un po' un lato, se vogliamo, umano, creativo, che la nostra nazione da sempre è in grado di rappresentare, e penso che questo alla fine stia facendo la differenza nella nostra capacità di costruire relazioni che sono solide, che sono certamente politiche, che sono strategiche, ma che sono spesso anche umane, e questo non fa male.